Benvenuti viandanti nello spazio Fimutau. Io sono Leo e oggi vi presenterò e vi introdurrò ai 3 corsi di matematica, di questo canale. I corsi saranno un corso di matematica alto, un corso di matematica dei fondamenti, quindi essenzialmente un corso di logica matematica, ed infine un corso di matematica elementare. In questi corsi sarò coadiuvato da altre persone che si occuperanno di seguire questi corsi, e io mi occuperò essenzialmente del corso di matematica elementare, in cui seguirò una via molto diversa da quella di un corso tipico di matematica, una via molto più vicina a quella concezione che può essere detta algebrica della matematica, visione algebrica che è stata sviluppata durante tutto l'arco del 1900, quindi una visione piuttosto contemporanea della matematica, e andrò ad adottare una costruzione molto vicina a quella del gruppo Bourbaki, il gruppo di matematici e intellettuali che formalmente ha ideato il concetto di struttura, che negli anni 60 è andata a cambiare l'intera visione della realtà, l'intera visione filosofica della realtà per noi occidentali. Ehm, quindi mi soffermerò molto sulla costruzione di concetti fondamentali per la matematica, di concetti molto generali, ehm, sperando di dare una dimensione diversa ad un sistema di pensiero, ad una produzione culturale come quello della matematica, che molto spesso, per colpa di come la matematica viene insegnata, tende ad essere un sistema culturale dimenticato o non capito, quando effettivamente la matematica non solo non fa paura, ma è una produzione totalmente umana, una produzione che riguarda la nostra maniera di vedere il mondo, che riguarda visceralmente come l'uomo guarda alla realtà, come l'uomo guarda al mondo. Ehm, quindi andrò a sottolineare, oltre che i concetti, la loro costruzione anche mentale, storica, la loro costruzione logica. Quindi obiettivo fondamentale di questo corso sarà quello di dare a persone che la matematica non l'hanno mai incontrata in maniera così persistente, o che la matematica l'hanno odiata durante il loro percorso di studi, di dare quindi una visione che molto spesso è sottovalutata, cioè una visione umana della matematica, una visione cioè vicina a tutti, una visione che quindi possa poi, volendo, far nascere una passione per questa meravigliosa materia. Ehm, Ovviamente tutto ciò andando a coltivare il formalismo, andando a coltivare con rigore tutte le costruzioni o alcune delle costruzioni della matematica, andando quindi anche a definire le differenze che sussistono tra questo sistema di pensiero, cioè quello matematico, e sistemi di pensiero differenti, sostanzialmente differenti, come il pensiero scientifico, il pensiero tecnologico e anche il pensiero filosofico. La matematica quindi apparirà come un oggetto un po' diverso, un po' inesplorato. Tutto ciò quindi per quanto riguarda il corso che seguirò io, e che sarà appunto il corso di matematica elementare. Invece il corso di matematica dei fondamenti,
corso di matematica fondamentale. Invece per quanto riguarda il corso di matematica fondamentale, andrà a esplorare, ad analizzare la relazione che intercorre tra i sistemi matematici, le teorie matematiche, le costruzioni matematiche e le costruzioni logiche, le costruzioni che risiedono quindi in una visione diversa della realtà, quale la logica è, cioè in quella visione che va ad analizzare i processi del pensiero umano, quindi i processi che potremmo definire fondamentali, i processi che sono alla base dello stesso pensare umano. Infine il corso di matematica alto, dal nome appunto un po' bizzarro, riguarderà le strutture, le cosiddette strutture alte della matematica, che sono delle strutture le quali prevedono una formalizzazione molto complessa, una formalizzazione che i contemporanei, i matematici contemporanei continuano ad estendere, continuano a ricercare, e quindi potremo parlare di un corso di matematica piuttosto avanzato, che quindi mira a dare un contenuto un po' assente sulle piattaforme digitali. E in questo senso quindi vorremmo portare un contenuto che potrebbe anche apparire un po' di nicchia, un po' marginale, un contenuto che appunto non è presente in alcun modo nei dialoghi, nei discorsi della matematica, nei discorsi diciamo più generali, più pubblicamente intesi della matematica. Quindi, senza dilungarmi oltre, vi invito a continuare a seguire il canale, a commentare, a lasciare mi piace, a dare dei feedback, e augurandovi sempre la rivoluzione, vi saluto.